Quando si pensa alle band rock più influenti che sono uscite dalla Gran Bretagna negli anni 60, il più delle volte i Beatles e i Rolling Stones sono i primi due nomi menzionati. Ma la terza band di quel decennio che ha ottenuto un enorme successo mondiale, The Who, ha probabilmente fatto di più per spingere il genere rock in avanti. Ricordo la prima volta che ho sentito il classico urlo gutturale di Roger Daltrey da Won't Get Fooled Again durante l'apertura di un episodio di CSI. La crudezza di quel suono mi ha spinto a scoprire chi poteva produrre un suono così appassionato con la propria voce. Da bambino che stava appena iniziando a conoscere la musica attraverso le lezioni di pianoforte, sono stato immediatamente affascinato quando ho iniziato a conoscere The Who. I The Who hanno fatto irruzione nella coscienza musicale collettiva in quel momento, con le loro selvagge esibizioni dal vivo, che il più delle volte si sono concluse con la distruzione dei loro strumenti e delle loro apparecchiature sonore. Ma il caos che ha seguito i loro concerti non era solo per lo spettacolo. La band ha contribuito a importanti progressi nella musica rock, come la creazione del Marshall Stack, l'integrazione di successo dei sintetizzatori nelle partiture rock e persino la divulgazione dell'accordo di potenza. The Who è una band con una storia lunga e leggendaria, che ogni musicista moderno dovrebbe conoscere se non altro per apprezzare i loro contributi alla musica popolare nel suo complesso. Gli Who sono una rock band inglese formatasi nel 1964. La formazione originale di The Who era composta dal cantante Roger Daltrey, dal chitarrista Pete Townshend, dal bassista John Entwistle e dal batterista Keith Moon. Gli stili di gioco unici di Townshend, Entwistle e Moon e la rauca presenza scenica della band influenzerebbero altri generi rock, in particolare il punk rock. Alcuni dei loro successi più famosi includono My Generation, I Can See for Miles, Won't Get Fooled Again e Baba O'Reilly. La storia di The Who inizia ad Acton, un'area nella parte occidentale di Londra. Roger Daltrey, Pete Townshend e John Entwistle sono tutti cresciuti nella zona e hanno frequentato la Acton County Grammar School. Pete proveniva da una famiglia musicale ed è stato incoraggiato dai suoi genitori a perseguire i suoi interessi musicali. John mostrò anche un primo interesse per la musica suonando il corno francese in un'orchestra locale per studenti. La coppia ha formato un gruppo jazz tradizionale prima di passare a un genere di gran moda, il rock and roll. Il percorso di Roger verso il rock seguiva più un percorso tradizionale del bad boy. Dopo essere stato espulso dalla Acton County Grammar School quando aveva 15 anni, ha trovato lavoro in un cantiere e poi in una fabbrica di lamiera. Ha anche trovato bande e a causa del bullismo era sempre pronto per una lotta. Ma la musica era la sua vera passione. Il mio futuro immaginato non era altro che diventare un cantante rock. Era già la mia spinta e la mia visione. Avevo 11 anni quando ho visto Elvis, ma è stato Lonnie Donegan a colpirmi davvero. Un motivo per cui sono stato sgommato fuori da scuola è che non volevo sapere di altro che della musica. Roger Daltrey, in un'intervista con Adrian Loeb per The Big Issue, 13 novembre 2018, ha messo in pratica quella passione nel 1959 fondando una band chiamata Detour. Questa band alla fine sarebbe diventata The Who, ma non senza l'aggiunta di Townshend, Entwistle e alla fine Keith Moon. Un giorno in una strada di Londra, Daltrey ha visto Entwistle, che all'epoca portava un basso. Ciò ha spinto Daltrey a chiedergli di unirsi ai The Tours. Entwistle avrebbe poi incoraggiato Townshend a unirsi e diventare l'unico chitarrista della band, portando Daltrey a lasciare cadere la sua chitarra per assumere il ruolo di cantante principale. Fu durante questo periodo che gli stili di gioco unici sia di Townshend che di Entwistle iniziarono a prendere forma. Una band in particolare, Johnny Kidd and the Pirates, aveva anche un solo chitarrista, Mick Green. La sua combinazione di chitarra solista e ritmica è stata una rivelazione per Townshend, che ha incorporato alcune di quelle tecniche nel suo stile. Ciò ha lasciato spazio al basso di Entwistle per assumere un ruolo più melodico nel suono generale della band. Le deviazioni sono diventate una cosa del passato, una volta che hanno appreso che c'era un altro gruppo con un nome simile. Dopo una sessione di brainstorming incentrata su annunci autodeprecanti e nomi di band, sono stati messi sul tavolo alcuni nomi,
No One, The Group, The Hair e The Who. Daltrey ha preso la decisione finale e i The Tours sono diventati ufficialmente The Who. A questo punto gli The Who si sono esibiti spesso e alla fine si sono assicurati un'audizione con un'etichetta discografica. L'audizione non è stata la loro migliore e il batterista in quel momento, Doug Sandom, è stato individuato da Townshend come causa. Dopo le minacce di essere licenziato, Sandom ha lasciato la band. Gli Who sono stati costretti a usare un batterista stand-in fino a quando il destino non è intervenuto ancora una volta, questa volta in un concerto casuale. Lì hanno incontrato Kate Moon. Moon era già un appuntamento fisso nella scena musicale di Londra, dal suo lavoro con una band chiamata Beachcombers. Voleva essere un batterista a tempo pieno e, percependo un'opportunità unica con gli Who, ha lasciato i Beachcombers per suonare con Daltrey, Townshend e Entwistle. Lo stile di gioco crudo e violento di Moon ha portato nuova energia alla band, e non solo musicalmente. Dopo un concerto in cui Townshend ha distrutto una delle sue chitarre per rabbia, Moon ha alzato la posta prendendo a calci la sua batteria. La distruzione degli strumenti sarebbe diventata una parte regolare dei concerti dal vivo degli Who, coinvolgendo il loro pubblico. Alla fine hanno attirato l'attenzione di un produttore americano di nome Shel Talmy, che li ha firmati con la sua etichetta e ha registrato e venduto il loro primo singolo, I Can't Explain. Il singolo ha raggiunto la top 10 delle classifiche del Regno Unito dopo aver giocato frequentemente sulla radio pirata o sulle stazioni radio trasmesse dalle acque internazionali per evitare problemi legali. I Can't Explain è stato seguito da Anyway, Anyhow, Anywhere, un altro singolo che ha raggiunto la top 10 del Regno Unito. Il prossimo singolo degli Who sarebbe stato una canzone determinante per la band e per la cultura giovanile in generale durante quel periodo. My Generation, la title track del primo album degli Who, My Generation, presentava sapori musicali che avrebbero influenzato i musicisti punk che seguirono pochi anni dopo. Aveva anche un assolo di basso grintoso di Entwistle, una rarità per uno strumento di solito relegato in sottofondo e che mantiene il tempo con la batteria. My Generation avrebbe raggiunto il secondo posto nella top 10 del Regno Unito e rimane il miglior singolo della band nel Regno Unito. Dopo il successo di My Generation, gli Who hanno pubblicato una serie di singoli: Substitute, I'm a Boy, Happy Jack e la top 5 del Regno Unito, Pictures of Lily. Durante questo periodo hanno anche pubblicato l'album A Quick One, che si intitolava Happy Jack negli Stati Uniti. La band si è poi esibita al Monterey Pop Festival, che è stata la loro principale apparizione negli Stati Uniti. Questo è stato seguito da un tour negli Stati Uniti, in cui Moon ha guadagnato la sua reputazione di distruttore di camere d'albergo, accumulando $24.000 di danni in un hotel durante il tour. Il singolo successivo del gruppo è stato I Can See 4 Miles. Si è rivelato essere il più venduto della band negli Stati Uniti. Il loro album successivo è stato The Who Sell Out, un concept album che è stato legato tematicamente da spot pubblicitari e jingle, nel tentativo di rispecchiare le stazioni radio pirata che hanno contribuito al successo iniziale della band. Ha anche indicato la prossima innovazione che The Who avrebbe reso popolare nel mondo del rock, l'opera rock. Nel maggio 1969 gli Who pubblicarono Tommy, il loro album più impressionante fino a quel momento e forse in tutta la carriera della band. Townshend ha iniziato a scrivere Tommy dopo aver appreso dell'insegnamento di Meher Baba, un maestro spirituale indiano. L'album ha richiesto quasi 6 mesi per essere completato, ma ne è valsa la pena in quanto è diventato un successo critico, commerciale e artistico. Tommy è stata una delle prime uscite di una rock band ad essere descritta come una rock opera. Ma Townshend si era precedentemente dilettata nel sottogenere scrivendo suite di canzoni vagamente collegate e più lunghe. Tommy ha raccontato la storia di Tommy Walker, un ragazzo sordo, muto e cieco, e ha incluso il successo e unico singolo dell'album, Pinball Wizard. Dopo la sua uscita iniziale, Tommy ha assunto una vita propria mentre la band è in tour con il nuovo materiale. Pianificato come un album che poteva essere eseguito dal vivo fin dall'inizio, gli Who hanno iniziato a suonare luoghi più prestigiosi con il loro emozionante live act. Si sono esibiti alla Grande Ballroom di Detroit,
al Kinetic Playground di Chicago, Woodstock, al Fillmore East, all'Isle of Wight Festival e in una sede che corrispondeva agli ideali dell'opera rock di Tommy, alla Metropolitan Opera House di New York City. In segno dell'impatto duraturo di Tommy, l'album più acclamato dalla critica di The Who è stato infine trasformato in una produzione teatrale, un film e un musical di Broadway, che è andato in onda dal 1993 al 1995. Se c'è una cosa che gli amanti della musica devono sapere su The Who è quanto potrebbero essere grandi le loro esibizioni dal vivo, e in una certa misura lo sono ancora. Come accennato in precedenza, Pete Townshend ha iniziato la distruzione rituale degli strumenti in molti dei concerti degli Who, ma la prima volta è stato un incidente. Stavamo solo prendendo in giro un club che suonavamo ogni martedì e io stavo suonando la chitarra e ha colpito il soffitto. Si è rotto e mi ha un po' scioccato perché non ero pronto per andare. Nessuno ha fatto nulla che mi ha fatto arrabbiare in un certo senso. Ho proceduto a fare una grande cosa rompendo la chitarra. Pete Townshend, in un'intervista con Janus Wenner per Rolling Stone, 14 settembre 1968. Alcuni degli spettacoli dal vivo più importanti della band sono stati al Monterey Pop Festival, Woodstock, all'Isle of Wight Festival e la performance all'Università di Leeds, che è diventata l'album di concerti Live at Leeds. La storia degli Who è disseminata di litigi tra i membri della band. In effetti, non è stato fino alla morte di Entwistle nel 2002 che Daltrey e Townshend hanno riconciliato le loro differenze passate abbastanza da considerarsi amici intimi, anche dopo aver trascorso la maggior parte della loro carriera lavorando insieme. Parte della ragione dello scontro era la personalità distinta di ogni membro degli Who. Uno dei momenti più infami della rabbia interband è arrivato vicino all'inizio della corsa della band e all'uscita di My Generation. Sconvolto dal fatto che Moon avesse fornito droga a Entwistle e Townshend, Daltrey è volato in una rabbia e picchiato Moon. Ciò ha portato Daltrey ad essere cacciato dalla band per una settimana. Un'altra volta, in quello che sono sicuro era un evento abbastanza comune, Moon e Entwistle erano in ritardo a un concerto. Questo ha infuriato Townshend che, durante l'esibizione della band di My Generation più tardi quella notte, ha attaccato Moon con la sua chitarra, lasciando il batterista con un occhio nero. Le tensioni nella band, proprio come la musica, erano leggendarie. Forse questo è ciò che ha portato Pete Townshend a fare alcuni commenti insensibili e controversi sulla morte di Keith Moon e John Entwistle, anche se in seguito ha cercato di fare ammenda con la fanbase. Dopo l'uscita del quinto album in studio dei Who, Who's Next, un altro successo critico e commerciale, la band si è presa una lunga pausa per ottenere un po' di riposo tanto necessario, poiché avevano essenzialmente fatto un tour e registrato non-stop dalla formazione. A quel punto della sua carriera, Keith Moon era già noto per svenire durante i set, a causa dell'eccessivo abuso di droghe e alcol. Il primo spettacolo statunitense degli Who, dopo l'uscita di Quadrophenia, è stato un doozy. Moon aveva preso l'automedicazione con tranquillanti per cavalli e brandy per calmare i suoi nervi prima degli spettacoli. Lo spettacolo di quella notte al Cow Palace in California era lo stesso in questo senso, ma aveva un finale diverso. Moon è svenuto durante un'esecuzione di Won't Get Fooled Again, ma questa volta non è stato in grado di finire il concerto. Ha dovuto essere sostituito da un membro del pubblico di nome Scott Halpin, che è stato adeguatamente in grado di completare lo spettacolo con gli altri membri degli Who. Le condizioni di Moon continuerebbero a deteriorarsi mentre combatteva con l'alcolismo. Quando gli Who hanno iniziato a registrare Who Are You, Moon era un'ombra del suo ex talento, ma è riuscito a suonare la batteria nella maggior parte delle canzoni dell'album. Questo si sarebbe rivelato il suo ultimo album. Keith Moon è morto il 7 settembre 1978, dopo aver fatto un'overdose di un farmaco che era usato in quel momento per curare l'alcolismo. Gli Who, nonostante fossero profondamente rattristati dalla scomparsa di Moon, si sono impegnati a continuare a fare musica. Moon è stato sostituito da Kenny Jones. Ha suonato in 2 album per The Who, Face Dances del 1981 e It's Hard del 1982. Townshend si stava ancora stancando di nuovo del tour
il che ha portato a rinnovate tensioni nella band. Infine, nel 1983, con Townshend che non riuscì a creare nuovo materiale per The Who, il gruppo si sciolse. Gli Who si sarebbero riuniti occasionalmente per spettacoli come Live Aid al Wembley Stadium e per registrare una cover di Saturday Night's All Right for Fighting di Elton John. Le sporadiche riunioni sono continuate fino al 2002, quando gli Who avrebbero dovuto iniziare un tour negli Stati Uniti. Sfortunatamente, il giorno prima dell'inizio del tour, John Entwistle è stato trovato morto nella sua camera d'albergo a Las Vegas. La causa della morte è stata dichiarata essere un attacco di cuore indotto dalla cocaina. Il tour negli Stati Uniti è continuato con Pino Palladino al basso. La morte di Entwistle ha avvicinato Daltrey e Townshend come membri fondatori degli Who. Questo ha portato Townshend a scrivere nuova musica per il gruppo. Il prossimo album degli Who, Endless Wire, è stato il loro primo dal 1982. Avrebbero continuato ad esibirsi su alcuni dei palchi più grandi e popolari, tra cui il Super Bowl nel 2010 e la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Gli Who hanno continuato a fare il tour con la stessa tenacia di una band molto più giovane, con The Who Hits Finkinti, Back to the Who Tour 51 e Moving On Tour. Nel 2019 gli Who hanno pubblicato l'ennesimo album, questa volta semplicemente intitolato Who. The Who ha portato molta innovazione nel genere rock con la loro musica. Ogni membro è stato influente a modo suo. L'uso di accordi di potenza da parte di Townshend, in particolare, porterebbe a forme più dure di musica rock, come il punk e l'heavy metal. I suoi testi perspicaci, le colonne sonore travolgenti e la visione artistica necessarie per creare opere rock hanno dato al genere integrità artistica che contraddiceva direttamente l'hard partying della band. Ha anche contribuito a diffondere l'uso dei sintetizzatori nella musica rock. Daltrey era diventato il frontman rock per eccellenza quando gli Who registrarono Tommy. Si era fatto crescere i capelli e aveva iniziato a indossare le camicie aperte. Questa apparizione dio del rock sarebbe diventata più comune nei frontman delle rock band negli anni 70, come Robert Plant in Led Zeppelin. Le sue esibizioni vocali, sia in studio che dal vivo, sono tra le migliori del rock. Dalla sua balbuzie in My Generation all'epica urlo in Won't Get Fooled Again, Daltrey dà sempre tutto alla musica. Insieme al suo microfono che oscilla e le imprese di atletismo sul palco, Roger Daltrey è probabilmente il miglior frontman che il rock abbia mai visto. John Entwistle ha tracciato un nuovo corso per i bassisti di tutto il mondo nello spazio, rimasto dal rifuggimento di Pete Townshend dall'essere un vero chitarrista solista. Le sue linee di basso erano spesso melodiche, completando la voce impennata di Daltrey e la potente chitarra ritmica di Townshend. Entwistle, come Townshend, era anche un polistrumentista e ha contribuito con parti di corno su Quadrophenia. Mentre era sano, l'energia implacabile di Keith Moon e la batteria cruda e forte hanno alimentato il resto della band. Ha usato la sua batteria molto nel modo in cui Entwistle ha usato il suo basso, come strumento con capacità melodiche. In contrasto con molti altri batteristi rock al momento della formazione degli Who, ha utilizzato i tom-tom e i piatti del suo set per costruire il caos controllato che era le sue composizioni di batteria. Keith Moon era uno dei batteristi immensamente talentuosi di quell'epoca con cui tutti i futuri batteristi sarebbero stati misurati. Se stai appena scoprendo la musica degli Who, sei in una corsa selvaggia. Spero che questo sguardo alla storia di The Who ti abbia aiutato a saperne di più sulla band e sul suo impatto duraturo sul mondo musicale. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale, in modo da supportare il mio lavoro e portare sempre più contenuti di qualità. Grazie ancora e al prossimo video.